Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parleremo di un argomento che crea problemi a tanti musicisti, in particolare a chi suona la chitarra o il basso. Il buzz, in pratica le frustate delle corde sui tasti, quel rumore fastidioso, prodotto appunto dalle corde, che si presenta solo su qualche tasto e non su altri e che sembra manifestarsi senza una logica. In realtà una logica c'è, si tratta solo di cercarla nel posto giusto per poter capire da cosa è generato. Prima di iniziare servirà una solida base di partenza costruita sui seguenti punti. Il relief del manico deve essere stato misurato con lo spessimetro e quindi già corretto. La chitarra deve essere accordata, le corde devono trovarsi in buono stato e l'action non deve essere estremamente bassa, ma deve rispettare quella prevista dal costruttore del nostro strumento. Se tutte queste condizioni sono state rispettate, allora potremo identificare e risolvere qualsiasi buzz con precisione. Iniziamo dividendo il manico in due parti, la zona 1 che va dal primo al settimo tasto e la zona 2 dall'ottavo tasto all'attacco del manico con il body. Le cause del buzz infatti cambiano completamente tra le due zone ed una volta fatta nostra questa considerazione tutto diventerà più chiaro. Partiamo dalla zona 1. Se il buzz compare nei primi tasti, la prima cosa da osservare sarà il capotasto. Per capire se si tratta del vero responsabile, basterà allentare leggermente le corde, guardare nei solchi degli slot e controllare se ci sono sbavature nel materiale, limatura da sfregamento che viene fuori oppure tagli irregolari, perché questi sono già segnali che manifestano un problema. Per essere sicuri al 100% che la responsabilità è da attribuirsi al capotasto usurato, controlleremo la nut action, cioè l'action al capotasto, con lo spessimetro a lamelle. Su come realizzare questa misurazione ho dedicato un video disponibile nel canale. In descrizione comunque aggiungerò il link per trovarlo facilmente. Tornando al capotasto, se troveremo la scanalatura degli slot troppo compromessa non ci sarà setup in grado di risolvere il problema. Quel capotasto andrà sistemato o sostituito. Se il capotasto è invece a posto, la seconda causa possibile è da ricercare nel manico troppo dritto. Anche se la misura sembra giusta, a volte la curvatura che possiede non è distribuita bene. In pratica puoi trovarti con il relief all'ottavo tasto perfettamente settato, ma una curva più piatta tra primo e quarto, che creerà un buzz tra i primi tasti. Per verificarlo, premeremo la sesta corda al primo e all'ultimo tasto, dopodiché misureremo con lo spessimetro la distanza tra la corda ed il quinto, il settimo ed il nono tasto. Se il valore rilevato non è uguale o quantomeno molto vicino per tutti, vuol dire che la curva del manico è distribuita male. La soluzione consiste nel dare mezzo giro al truss rod, a volte basta anche meno, per vedere il problema sparire. Terza possibile causa nella zona 1 del manico potrebbe essere dovuta al fatto che uno o più tasti sono un po' più alti rispetto agli altri. Per determinarlo useremo la stina posteriore dedicata alle misure di profondità di un calibro a corsoio, posizionata tra la corona del tasto ed il legno della tastiera. Confrontiamo adesso, sulla base delle quote costruttive che vi mostro video, che tutti i tasti incriminati rispettino la quota corretta. Se uno o più dovessero risultare più alti rispetto a quelli adiacenti, ecco trovati il o i responsabili. Soluzione: microlivellatura localizzata o rettifica generale se più tasti sono irregolari. L'ultima causa del buzz della zona 1 del manico è l'action troppo bassa. Per verificarlo la controlleremo all'altezza del tasto previsto dal costruttore della nostra chitarra. Per Fender sarà il 17°, per questa chitarra il 14°. E se siamo troppo bassi, basterà qualche piccolo aggiustamento sulle sellette e le corde smetteranno immediatamente di frustare i tasti. Passiamo adesso alla zona 2 del manico, cioè dall'ottavo tasto in su. Prima causa: il radius delle sellette non segue il radius reale della tastiera. Per controllarlo poniamo il calibro radius sulla sommità delle corde all'altezza del loro punto di contatto con le sellette e se le corde centrali sono più basse delle esterne, quella è la causa.
Soluzione: riallineare il radius regolando con le sellette le corde che non seguono perfettamente la curva della dima. Naturalmente stiamo parlando delle corde interne. I 2 Mi non andranno toccati perché abbiamo già provveduto in precedenza a regolare l'action secondo la procedura e le quote previste dal costruttore per il nostro strumento. Se il radius è invece giusto, procediamo alla verifica dell'altezza dei tasti. Anche qui utilizzeremo il calibro a corsoio, misurando la quota di ogni tasto che riteniamo possa essere la causa del buzz. E se uno sporge anche di pochissimo rispetto agli altri, ecco trovata la causa. La soluzione consisterà nella livellatura locale dei tasti fuori specifica. Adesso occorrerà fare una considerazione davvero importante, perché ci troviamo nella zona in cui il manico incontra il body ed è proprio qui che si concentrano le forze che regolano la sua curvatura. Proprio in questo punto, infatti, avrà la maggior tendenza ad aprirsi o a chiudersi, con questi movimenti che si trasferiranno direttamente alla tastiera. E se la tastiera si muove, si muovono anche le scanalature che alloggiano i tasti, e questo può creare 2 situazioni diverse. Se la scanalatura si apre, il tasto perde aderenza e si solleva leggermente, creando buzz nei tasti successivi. Se la scanalatura si chiude, il tasto viene spinto verso l'alto, come se fosse sputato fuori dalla sede, ed anche questo creerà buzz in zona alta. È importantissimo quindi controllare che non sia presente nessuna di queste 2 condizioni, perché entrambe possono generare buzz difficili da interpretare, ma sono cause che si risolvono subito se si sa dove guardare. Terza causa: mancanza di fall away. Tutte le tastiere dovrebbero avere una leggera pendenza verso il body. Se non è sufficiente, le corde frusteranno i tasti subito. Si controlla appoggiando una livella tra il 12° e l'ultimo tasto. Se è presente una leggera discesa verso il body, bene, è tutto ok. Ma se non c'è, si deve ricreare il fall away, che non è la più semplice delle cose, almeno non sugli strumenti set-in o set-neck, dove il manico è incollato al body. Più semplice invece sui manici bolt-on, cioè fissati al body con delle viti. In questo caso, con l'aiuto del micro tilt se presente o mediante l'utilizzo di appositi spessori a cuneo, si potrà ripristinare la corretta pendenza del manico rispetto al body. Quarta causa: neck angle errato. Se il ponte è molto sollevato e l'action è ancora bassa, le corde friggeranno sui tasti perché l'angolo d'attacco corda e tastiera non è corretto. In questo caso la soluzione è rappresentata dallo shimming, cioè dall'inserimento di uno spessore, questa volta privo di profilo a cuneo, che permetterà al manico di sollevarsi e al ponte di conseguenza di abbassarsi, ripristinando l'angolo di attacco delle corde al manico correttamente e risolvendoci il problema. C'è ora da parlare della parte che mette in difficoltà tutti, il buzz che non è reale, ma che ci siamo andati a cercare. Si manifesta quando pizzichiamo la corda nei pressi del 12° tasto, o con troppa forza o troppo vicino al tasto appunto. In questi casi la corda si muoverà seguendo una traiettoria ellittica e potrà toccare i tasti anche se la chitarra è perfettamente settata. Questo è un buzz falso, esiste solo perché lo abbiamo provocato. Il test quindi deve essere sempre coerente con se stesso punto di pizzicata, stessa mano, stessa intensità. Basta cambiare di pochi centimetri il tocco e la maniera di vibrare della corda cambierà completamente, creando problemi che in realtà non esistono. Ora il caso più subdolo, il buzz di una sola corda, che spesso si riferisce alla corda Sol, a causa delle sue caratteristiche costruttive. Il Sol è una corda di transizione, non è liscia come il Si, non è completamente avvolta come il Re, è abbastanza rigida per subire pieghe permanenti, ma non abbastanza stabile per resistere a torsioni o a micro schiacciamenti. Infatti basta una piccola torsione durante il montaggio, una micropiega o un micro schiacciamento su una sella e la corda inizia a vibrare in modo irregolare.
Il risultato è un buzz solo su quella corda, magari diffuso su più zone del manico e difficile da riprodurre sempre uguale. Per controllarlo dovremo far scorrere le dita lungo la corda osservandola attentamente. Se troviamo un punto duro, una piega o una ruvidità, quella è la causa. Soluzione: cambiare la corda, prestando però la massima attenzione durante il rimontaggio ed il problema sparirà. Ricapitoliamo velocemente. Se la corda frusta nei primi tasti, controlleremo capotasto e curvatura del manico. Se frusta dal settimo in su, radius, sellette ed altezza tasti potrebbero essere i responsabili. Se frusta solo su una corda, molto probabilmente, se non ci sono singoli tasti sollevati, quella corda andrà cambiata. Se frusta solo quando pizzichi in un punto diverso dal nostro solito, fuori dalla nostra zona di comfort, chiamiamola, non si tratterà di un buzz reale, ma da uno creato inconsapevolmente da noi. In pratica, la ricerca di un problema su uno strumento non è sicuramente una scienza esatta. Si tratta sempre di una serie di valutazioni logiche, imparate le quali lo strumento non ci metterà più in difficoltà. Detto questo, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video. Se avete trovato questo interessante, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Grazie e ciao!